Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Il video di oggi è un vlog, quindi momenti di vita quotidiana, a Roma nello specifico. Oggi è domenica ed è festa qui a Roma, solo a Roma, perché oggi è la festa dei Santi Pietro e Paolo, che sono i patroni della città di Roma, e quindi a Roma oggi è un giorno di festa, è pure domenica. Se fosse stato un giorno della settimana, sarebbe stato un giorno non lavorativo. Quando le feste capitano di domenica è sempre un po', come dire, deludente. No, non mi viene una parola migliore. Comunque, sono le 7:30 di sera e io sto per uscire e mi vedo vicino Castel Sant'Angelo con la mia amica Aizea, che fa la fotografa, sicuramente ve la ricordate, perché vogliamo andare a vedere i fuochi d'artificio a Castel Sant'Angelo stasera verso le 9:30, in occasione della festa che si chiama La Girandola, e ci rivediamo quando sarò in centro. Qui siamo fortunati. Quanto traffico c'è? Non pensavo ci potesse essere tutto questo traffico oggi. Pensavo che stessero tutti al mare con questo caldo e invece no, sono tutti qui nel quartiere Prati ad aspettare i fuochi d'artificio. Saranno ormai le 8 passate, fa ancora caldo, ogni volta devo giocare a Tetris. Allora, questo così, questo così, questo così, ce l'ho fatta. Ho cominciato a pubblicare nella sezione community del canale dei quiz e delle attività divertenti per l'estate. Quiz di grammatica e poi attività del tipo conta una storia o inventa una storia. E la prima attività di questo genere che ho pubblicato è stata troppo carina perché avete risposto in tanti. Ho pubblicato la foto di un gabbiano su un ponte che osserva il fiume e vi siete inventati tantissime storie divertenti. Vi invito tra l'altro ad andarle a leggere se ancora non l'avete fatto o se vi è sfuggito il post, perché insomma mi sono divertita molto a leggerle, e grazie ovviamente a chi si è preso il tempo per inventarsi e scriversi queste storie, questi racconti. La prossima settimana, cioè questa settimana che sta per iniziare, vado al mare con Famino e con Angelina, e domani devo fare la valigia tra l'altro, e poi domani pomeriggio vado al concerto di Marrakesh, che è un rapper, allo Stadio Olimpico insieme a mia sorella. Andiamo a dare un'occhiata a Castel Sant'Angelo, però nel mentre, siccome sto passando davanti di lato in realtà al palazzaccio, che è il Palazzo di Giustizia, volgarmente chiamato Palazzaccio, vi racconto una curiosità su questo edificio. È talmente pesante che ogni anno affonda un po' di più. È una cosa vera, non sto scherzando, e potete andare a cercare su internet questa curiosità. Io devo capire a che punto è Aizea, adesso le devo scrivere, però non la voglio disturbare perché so che sta venendo in bicicletta, quindi non la voglio chiamare. Penso mi chiamerà lei quando avrà parcheggiato. La festa della Girandola è un'antica tradizione romana legata a uno spettacolo pirotecnico, conosciuto come la Girandola di Castel Sant'Angelo. È un evento che affonda le sue radici nel Rinascimento e che per secoli ha rappresentato uno dei momenti più attesi della vita popolare e religiosa di Roma. Si dice che Michelangelo Buonarroti abbia contribuito all'organizzazione della prima edizione, mentre la versione spettacolare più nota fu poi perfezionata da Bernini. La parola girandola richiama proprio il movimento rotatorio e vorticoso degli artifici pirotecnici.
Che rompeva prima. Fuori dai capocci. Bravo amore! Ma sei bravissimo! Bravissimo! Buonasera, siamo al mare, precisamente sulla costa dell'Alto Lazio, quindi la costa che dà sul Mar Tirreno, in una località che si chiama Pescia Romana, in provincia di Viterbo, e che si trova a 1 ora e 20 di macchina da Roma. Oggi è il secondo giorno pieno che siamo qui e niente, in questo momento sono le 8:10 di sera, è ancora super giorno, il sole ancora si sente, non voglio dire che scotta perché sarebbe esagerato, però si sente. E siamo appena tornati dal mare, ci siamo fatti la doccia e io colgo l'occasione per farvi vedere che cosa mi sono portata per tenere la mente allenata anche in vacanza. Ho portato 2 libri da leggere e poi l'immancabile settimana enigmistica. Allora, per quanto riguarda i libri da leggere, ho ripreso questo qui che si intitola Il sogno della macchina da cucire di Bianca Pizzorno. Ero arrivata qui, infatti c'è anche il segno con la copertina. Il problema è che non mi ricordo com'è la storia e quindi molto probabilmente dovrò ricominciare a leggerlo da capo. Non abbaiare, amore, dai. Vai. Corri, vieni. Famino non sopporta tanto i bambini irruenti che giocano con la palla e la sbattono sul muro. Diciamo che non è il solo Famino. Comunque stavo dicendo sì che probabilmente dovrò ricominciare a leggerlo da capo perché non mi ricordo la storia. Questo invece è un acquisto recente, si intitola Teoria e pratica di ogni cosa di Marisha Pesso, non sono sicura della pronuncia, però è questo qui. Ho cominciato a leggerlo e devo dire che mi intriga, mi sta intrigando e poi guardate che bel segnalibro che ho, a tema mare, con i cavallucci marini. Quindi vi dirò di più quando l'avrò finito di leggere. Questo è l'aggiornamento. Vediamo se... Ovviamente noi siamo qui per andare al mare, quindi questo facciamo, non facciamo molto altro. Poi comunque con 2 cani è abbastanza impegnativo perché ognuno di loro ha la propria personalità, il proprio carattere, si stancano, il mare li stanca tantissimo. Poi comunque sono tutti e 2 un po' vecchietti perché Famino ha 9 anni, Angelina 10 anni, 1 anno in più di Famino. Quindi si stancano parecchio. E magari uno dei prossimi giorni vi porto al mare con noi, anche se non so se voglio portarmi la videocamera nuova in spiaggia, perché ci sono troppe incognite, acqua di mare, sabbia, sole, quindi non lo so, vediamo. Al massimo in spiaggia registro con il cellulare. A Roma si muore di caldo, anche qui fa caldo, però a Roma fa molto più caldo e quindi abbiamo deciso di fare questa vacanza più che altro per fargli fare una cosa diversa, così si divertono, stanno nell'acqua, si rinfrescano e si riposano. Buongiorno e buona domenica! Sono le 8:10 di mattina e stiamo andando al mare. Andiamo al mare presto, non più tardi delle 8:30 per poi tornare prima delle 11. Oggi il cielo è un po' velato, c'è qualche nuvoletta, il che è positivo in realtà perché così non c'è il sole battente. In spiaggia vediamo spesso dei cani che poi rimangono, con i padroni ovviamente, rimangono tutto il giorno in spiaggia e sinceramente non so come facciano i padroni a farli stare tutto il giorno in spiaggia perché è tanto. Il mare poi stanca, quindi non lo so, per lui non è cosa. Dai amore, su, che ci mettiamo un sacco a fare questo pezzo se tu odori tutto quello che vedi. Adesso siamo solo noi, Angelina ci raggiunge un po' più tardi perché è un po' più comodina. In realtà stamattina mia mamma se l'è voluta prendere un po' comoda e quindi Angelina con lei. E niente, volevo aggiungere un'altra informazione geografica
che è la seguente. Noi siamo nella località che si chiama Pescia Romana, in provincia di Viterbo, come vi avevo già detto, però adesso aggiungo che siamo nell'Alto Lazio, al confine con la Toscana. Il confine della Toscana è proprio qualche chilometro più su rispetto a dove siamo noi adesso, e questa zona è chiamata la Maremma laziale, perché c'è la Maremma toscana, che è quella più famosa, però c'è anche la Maremma laziale, che è in questa zona qui. Amore, sei pronto per fare il bagno? Oggi è mosso il mare. Amore, siamo solo noi. Oh, questa linguetta già di fuori. Guarda, adesso subito l'acqua, Siamo solo noi, che bello. Vorrei fare un commento su questa spiaggia, perché in realtà la pubblicizzano come spiaggia per cani, ma gli ombrelloni sono troppo vicini. Bevi, amore. Gli ombrelloni sono troppo vicini. Non c'è abbastanza spazio, quindi diciamo che con i cani a fianco abbiamo fatto amicizia, è andato tutto bene, però non è sempre detto che vada tutto bene, no? Perché ci sono delle antipatie anche tra i cani, anche i cani si stanno antipatici, quindi chi può dirlo? E poi non ci sono recinti, non ci sono le ciotole dell'acqua, non lo so. Io ho fatto un'esperienza bellissima ad una spiaggia per cani in Abruzzo, a Basto, ed era veramente bellissima perché potevi scegliere la grandezza del recinto, piccolo, medio, grande, in base alla grandezza del tuo cane, quindi ogni ombrellone era recintato, ma mi sa che l'ho messo anche in un vlog, se non sbaglio, nell'ultimo vlog dell'Abruzzo, mi sa che avevo fatto un vlog in quella spiaggia. Potrei sbagliarmi, mi pare di sì, però non ne sono sicura. E quindi ogni ombrellone era recintato, poi c'era la brandina, il lettino per il cane, l'acqua e tutto quello che serviva, c'erano le doccette. Poi la spiaggia era di sassi, non di sabbia, però vabbè, quello è l'ultimo dei problemi. E quindi così siamo rimaste un po' deluse. Amore, mi sa che oggi non lo fai il bagno, vero? Perché le onde sono tanto alte, sono grosse e a noi non ci piacciono le onde. Allora, sono le 11:30, noi siamo tornati a casa e adesso io faccio una seconda colazione perché ho fame. Quindi mi sono fatta una fetta di pane con burro e marmellata, anche se in realtà è una confettura perché è di pesche. Marmellata sarebbe solo di agrumi, se proprio vogliamo essere precisi. Quindi fetta di pane con burro e confettura di pesche. E poi mi berrò il caffè avanzato da stamattina, che è un po' freddo, però alla fine anche il latte è freddo, quindi mi bevo un caffè latte freddo. Voglio darvi un aggiornamento sulla mia lettura di questi giorni. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha letto. Devo dire che mi sta piacendo molto perché la storia è partita fin dalle prime pagine. Adesso sono a pagina 186. Non sono in realtà neanche a metà, però già la storia va avanti abbastanza velocemente, è movimentata, il che devo dire che mi piace, e quindi sto trovando il libro molto coinvolgente. L'unica cosa che forse un po' rallenta la lettura è la quantità di citazioni che ci sono in questo libro, e soprattutto spesso molte sono tra parentesi, e quindi questo rallenta un po' la lettura. Però d'altro canto le citazioni servono
a caratterizzare la protagonista e diciamo i due personaggi principali, quindi lei e suo padre, che sono due persone estremamente colte e quindi la presenza delle citazioni è necessaria per lo sviluppo del personaggio in qualche modo. Però diciamo che se dovessero dare troppo fastidio si possono saltare, proprio perché molte sono tra parentesi, quindi salti la parentesi e vai avanti con la lettura. Dipende anche dal tipo di citazioni, a volte alcune sono divertenti, a volte sono un po' più pesanti, quindi poi uno può agire di conseguenza. Devo dire che mi sta piacendo molto e poi sono contenta di essere di nuovo coinvolta in un libro che in modo colloquiale diremmo un tocco, perché sono più di 600 pagine ed era da tantissimo tempo che non leggevo un romanzo di così tante pagine. Quindi sono contenta di essere di nuovo immersa in una realtà che mi terrà impegnata per più tempo del solito rispetto a quando leggo altri romanzi. Comunque ho adocchiato un altro libro che è un romanzo gotico che quando torno a Roma voglio comprare, perché è da tanto tempo che sto cercando un romanzo dello stesso stile di Racconto d'autunno di Tommaso Landolfi, che ho letto qualche anno fa e di cui vi ho parlato in un vlog, che è un romanzo gotico ma anche storico, perché è ambientato nel secondo dopoguerra in Italia, nei boschi del centro-nord Italia. Ed era un mix davvero affascinante, perché appunto c'erano elementi storici reali, realmente accaduti, uniti però a elementi magici, romantici, anche inquietanti a tratti, quindi proprio lo stile tipico del romanzo gotico, e mi era piaciuto davvero tanto, tant'è che se devo pensare a un mio libro preferito probabilmente direi questo, Racconto d'autunno di Tommaso Landolfi. E quindi ho adocchiato un altro romanzo, però non vi dico niente, non vi anticipo nulla, perché poi lo compreremo insieme e lo leggerò e ve ne parlerò quando l'avrò letto. Quindi vi lascio un po' con questo alone di mistero, proprio perché siamo in tema, appunto. E niente, quindi tornando a questo romanzo qui, oggi pomeriggio ho intenzione di andare avanti un bel po' e vorrei leggere tutto il pomeriggio. Vediamo se ci riesco. Ci sono dei gechi giganti in questo posto, tipo così grossi. Uno dei primi giorni che eravamo qui, ero seduta proprio in questo punto e un geco da lì su mi è caduto in testa e poi è saltato sul muro ed è scappato, ma ho sentito questo tonfo, pom. Era pesante. Poi l'ho rivisto qualche giorno dopo e gli ho fatto un video. E poi l'ho rivisto qualche giorno dopo ed era in coppia. Ma sono veramente enormi, non li avevo mai visti così grandi. A Roma anche ci sono, ne abbiamo alcuni in balcone, però sono piccolini. Qualche mattina fa mi è rivenuto in mente un episodio carino che volevo condividere, che voglio condividere con voi adesso, perché lo sto facendo, di una conversazione che mi è capitato di sentire l'ultima volta che ci siamo visti a Roma, in occasione della girandola a Castel Sant'Angelo. Accanto a me e a Izea, la mia amica con cui sono andata a vedere i fuochi d'artificio quella sera, c'era una famiglia, c'era tantissima gente, però vicino a noi c'era questa famiglia e praticamente il figlio più grande, che comunque aveva, quanto avrà avuto, 11-12 anni, stava rimproverando la mamma perché faceva troppi video ai fuochi d'artificio e non si stava godendo lo spettacolo dal vivo. E questa cosa mi ha fatto sorridere, perché era un pensiero molto intelligente, però anche così puro, che veniva da un undicenne, un dodicenne. E diciamo purtroppo mi ha sorpreso, perché appunto adesso siamo tutti imbambolati dai cellulari. Però è stata un'interazione molto carina. Sì, è stato proprio simpatico quel bambino. Mamma, basta con questi video, smettila di registrare, non ti godi lo spettacolo dal vivo, non guardi i fuochi d'artificio dal vivo. Niente, questo, volevo condividere questo episodio perché l'ho trovato carino e soprattutto
rincuorante, rincuorante, sì, è l'aggettivo giusto. Come vedete sono di nuovo a Roma, sono tornata. Ah, qui hanno chiuso tutta la strada, perfetto. Ah, hanno tolto i San Pietrini qua. Stanno rifacendo la strada. Spero rimettano i San Pietrini. Wow, li hanno tolti tutti. Che peccato, stanno facendo una colata di asfalto. Vabbè, niente. Un saluto. Questo vlog finisce qui. Volevo farvi un saluto e darvi appuntamento al prossimo vlog. A presto, ciao!